Buongiorno a tutti, oggi vi presentiamo il libro La piccola farmacia letteraria di Elena Molini. La piccola farmacia letteraria esiste davvero e nasce da un'idea di Elena Molini e dalla consapevolezza che un libro può curare l'anima. Come è scritto nel sito La piccola farmacia letteraria, la Elena Molini dice che dopo anni trascorsi in una catena della grande distribuzione, intuisce che sono proprio gli stati d'animo a muovere le scelte del lettore e che è necessario reinterpretare il concetto classico di libreria per dare più valore ai rapporti umani e ascoltare chi ci sta davanti. Quindi tutti i testi della piccola libreria letteraria sono catalogati in base alle emozioni, agli atteggiamenti, agli stati esistenziali in essi contenuti, anziché in base alla trama. Tutti i libri della piccola farmacia letteraria sono accompagnati da un bugiardino realizzato direttamente dalle proprietarie della piccola farmacia letteraria dove vengono scritte indicazioni terapeutiche e gli effetti anche collaterali. Un'idea che è semplice ma per certi versi audace e che è piaciuta veramente a tutti perché ha avuto un grandissimo successo. Come dicevo prima, la piccola farmacia letteraria è veramente una vera entità, esiste veramente a Firenze, ora con 2 librerie e tra l'altro c'è anche una sezione staccata H. Lunai, dove nella parte diciamo estiva si possono anche lì leggere i libri e farsi consigliare dalle proprietarie. Elena Molini, tutti ormai la conosceranno, è titolare e ideatrice della piccola farmacia letteraria. È una libraia e una grande scrutatrice del genere umano, come dice lei. Questo libro è un libro che si legge benissimo, è impaginato benissimo, mi piace tantissimo l'inizio di ogni capitolo, il font e poi all'inizio c'è sempre una parte di un libro che alla fine l'autrice lo mette nei vari bugiardini, ecco i famosi bugiardini che troverete tutte le volte che comprerete un libro alla piccola libreria letteraria, la piccola farmacia letteraria. Il bugiardino è proprio un resoconto del libro, è una guida che ha il lettore nella scelta del testo a lui più indicato. Viene proprio realizzato su misura e viene applicato su ogni libro acquistato e contiene quindi indicazioni, la posologia e gli effetti collaterali. Quindi è il tramite con il quale la farmacista letteraria, in questo caso Elena, dialoga con gli scrittori o con gli avventori della libreria, con chiunque. Quindi anziché fornire delle indicazioni sulla trama, riporta proprio informazioni utili per indagare sulle emozioni, gli atteggiamenti e gli stati d'animo. È proprio da questa idea che lei apre la piccola farmacia letteraria, aiutare le persone a curarsi. Questo libro parla quindi di 2 possibilità. Dice: a volte il treno dei sogni passa prima che tu riesca a raggiungere la stazione. Allora ecco le 2 possibilità: o lo guardi andare via per sempre, oppure percorri quel binario a piedi e continui a rincorrere i tuoi desideri. È proprio questo che fa decidere Blu Rocchini, che è la protagonista di questa storia, che vive a Firenze insieme ad altre 3 ragazze, tutte più o meno trentenni e tutte sempre alle prese con una vita sentimentale complicata. Blu, che è la protagonista, ha un sogno, è lavorare nel mondo dei libri, diventare una libraia. Ci ha provato così con una breve esperienza in una casa editrice, però senza alcun successo, perché lei voleva seguire il suo sogno. Quindi decide di aprire una libreria tutta sua. La vita però è difficile per una libreria indipendente, perché finché una volta, proprio un giorno, viene descritto in un racconto, Blu ha una intuizione
è quella di trasformare in libri in farmaci, con tanto di indicazioni terapeutiche e la posologia, per curare l'anima delle persone. Da qui nasce la piccola farmacia letteraria, che si rivela subito un grande successo. È anche stata tradotta in varie lingue, spagnolo, francese e portoghese, e veramente riconosciuta ormai in tutto il mondo. La forza di questo libro, che è poi la forza che Elena Molini ha dato veramente nella realtà, perché è una realtà vera, cioè che esiste davvero, è questa proprio idea, è questa idea di biblioterapia, con momenti di vita vera. Le difficoltà di gestire una libreria, le ansie quotidiane, le convivenze con le amiche, questo è quello di cui si parla e di cui parla il libro. Tutto viene raccontato quindi con uno stile frizzante e pieno di ironia. Si può quasi dire che è come una commedia. La narrazione in prima persona è sincera e fresca, con speranze e una buona dose anche di tenera autoironia. C'è anche un tocco romantico che aleggia nella storia. Infatti Blue ha incontrato il ragazzo dal romanzo, l'uomo perfetto, come dice lei, che sembra uscito dal grande Gatsby, ma a cui non ha chiesto il numero di telefono. È quel piccolo senso di magia che aggiunge un piccolo mistero e un pizzico di mistero e cuore alla sua avventura molto reale. Questo libro non è un libro complicato, quindi da leggersi, ma ha veramente un'anima. È per chi ama i libri, ma anche per chi ha bisogno di ricordare che anche i sogni più piccoli meritano di essere curati, un capitolo alla volta. Ricapitolando, vi consiglio allora questo libro anche con una lettura estiva, da leggere anche in spiaggia, perché è molto bello, molto, molto carino, mi piace veramente tanto anche la copertina, bellissima, e quindi ve lo consiglio in quanto è un sogno che diventa realtà, descrive la potenza dei libri come cura, perché il romanzo esplora come la letteratura possa essere terapeutica e offrire conforto, e parla anche di amicizia, perché l'amicizia anche di le tre protagoniste, che è fondamentale per affrontare le difficoltà, e è come una forza e una resilienza. Proprio la storia di Blue è un inno alla capacità di superare gli ostacoli e trovare la felicità. Spero che vi sia piaciuto o vi sia in qualche modo vi abbia incuriosito questa mia proposta, e sempre vi chiediamo di seguire la nostra pagina di Editamundi e il nostro canale YouTube e sui social, Facebook e Instagram, e vi saluto con una buona giornata e alla prossima settimana. Ciao a tutti!